Torniamo a parlare del congiuntivo. Ho deciso di fare dei video più dettagliati sui vari tempi del modo congiuntivo e oggi parliamo della formazione e l'uso del congiuntivo presente. In questi video ho parlato dei casi di uso del congiuntivo. Troverai anche degli esercizi, dei quiz, delle dirette. Ma oggi parliamo nello specifico del congiuntivo presente. Prima di iniziare ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli se desideri e se non lo hai ancora fatto puoi iscriverti al canale YouTube cliccando sul bottone iscriviti e sul simbolo della campanella. Vediamo velocemente i casi principali di uso del congiuntivo. Facciamo un ripasso veloce. Il congiuntivo si usa dopo frasi principali che esprimono un'opinione. Penso che, credo che, dopo frasi che esprimono incertezza, non sono sicuro che Lucia sia in casa. Dopo frasi che esprimono emozioni o sensazioni, ho paura che, temiamo che, siamo felici che. Dopo espressioni o verbi impersonali, è necessario, è importante che, sembra che. Ci sono anche congiunzioni particolari che richiedono il congiuntivo, ma li vedremo in un altro video. Questi sono i casi più frequenti, ma non sono gli unici. Cosa faremo oggi? Io e Giulia abbiamo preparato un dialogo che ascolteremo insieme e all'interno di questo dialogo ci sono diversi verbi al congiuntivo presente. All'interno di questo dialogo parliamo di un nostro amico, Luca, che è stato lasciato dalla moglie. È disperato, è depresso e stiamo cercando di capire come aiutarlo. Questa è la situazione. Adesso ascoltiamo insieme l'audio che abbiamo preparato per te. Buon ascolto! Sai che ieri ho incontrato Luca e mi ha detto che sua moglie l'ha lasciato? Poveretto. Scherzi? L'ho visto anch'io, ma non mi ha mica detto nulla. Ma immagino che sia distrutto e che non ne parli molto volentieri. È meglio che gli scriva? Forse è meglio aspettare che te ne parli lui. Sì, è meglio. Lo dico sempre che è importante che le coppie parlino quando ci sono dei problemi, altrimenti è normale che finisca tutto così. Già, adesso è importante che gli stiamo vicino e che lo aiutiamo a superare questo periodo infernale. Tra l'altro, credo che sua moglie parta per le Canarie la settimana prossima, con un altro. Cosa? Credi che lei abbia un altro? Non lo credo, lo so. Lui abita a Milano. Sembra che partano insieme dall'aeroporto di Bologna. Che notizia! Spero che almeno ci scrivano una cartolina da là. Ma dai, scemo, non mi sembra il caso di scherzare. Avrai notato che questo dialogo era ricco di verbi al congiuntivo presente. Vediamoli insieme. Qui vedi la coniugazione dei verbi al congiuntivo presente. Per i verbi in are, come parlare, in ere, come scrivere e in ire, come partire. Noterai che questo schema, questo paradigma, è incompleto. Quindi adesso riascolteremo nuovamente il dialogo e durante l'ascolto potrai completare la coniugazione di questi tre verbi. I verbi che mancano sono presenti nell'audio. Quindi ascolta e completa le coniugazioni. Sai che ieri ho incontrato Luca e mi ha detto che sua moglie l'ha lasciato? Poveretto. Scherzi? L'ho visto anch'io, ma non mi ha mica detto nulla. Ma immagino che sia distrutto e che non ne parli molto volentieri. È meglio che gli scriva? Forse è meglio aspettare che te ne parli lui. Sì, è meglio. Lo dico sempre che è importante che le coppie parlino quando ci sono dei problemi, altrimenti è normale che finisca tutto così. Già, adesso è importante che gli stiamo vicino e che lo aiutiamo a superare questo periodo infernale. Tra l'altro, credo che sua moglie parta per le Canarie la settimana prossima, con un altro. Cosa? Credi che lei abbia un altro? Non lo credo, lo so. Lui abita a Milano.
Sembra che partano insieme dall'aeroporto di Bologna. Che notizia! Spero che almeno ci scrivano una cartolina da là. Ma dai, scemo! Non mi sembra il caso di scherzare. Bene, questa è la coniugazione al congiuntivo presente. Avrai notato due cose importanti. Prima di tutto, le prime tre persone sono uguali. Che io parli, che tu parli, che lui parli, che io scriva, che tu scriva, che lui o lei scriva, che io parta, che tu parta, che lui o lei parta. Sono uguali. Avrai notato anche che la prima persona plurale è uguale all'indicativo presente. Noi parliamo, noi scriviamo e noi partiamo. Semplice, no? Facciamo adesso degli esempi insieme, con l'obiettivo di automatizzare l'uso dei verbi al congiuntivo presente. Cominciamo con i verbi in are. Lascio qui la coniugazione del verbo parlare. Sembra che io parli al muro. Parlare al muro è un'espressione che si usa quando parliamo con una persona che non ci ascolta o non capisce quello che diciamo. Sembra che io parli al muro. È importante che mi ascoltiate. Sono felice che Luca e Gianna tornino a casa. Mi dispiace che Fabio non lavori più qui. Passiamo alla seconda coniugazione, i verbi in ere, e qui hai la coniugazione del verbo scrivere. Ma vediamo altri esempi. Non credo che tu conosca Sonia. Questo è il verbo conoscere, che tu conosca. Ho paura che lei prenda decisioni affrettate e che non pensi abbastanza a quello che fa. È necessario che leggiate bene le istruzioni. Credo che loro vivano in Canada. Passiamo alla terza coniugazione, i verbi in ire, e qui hai il verbo partire. È necessario che io dorma di più. Mi dispiace che tu parta. Parla, credo che nessuno ci senta. Speriamo che i bambini dormano tutta la notte. Vediamo adesso il congiuntivo presente dei due ausiliari, essere e avere. In un prossimo video vedremo il congiuntivo presente dei verbi irregolari. Dunque, cominciamo con il verbo essere. Nel dialogo, parlando di Luca, abbiamo detto immagino che sia distrutto perché è stato lasciato. Quindi abbiamo già la terza persona singolare, che lui o lei sia. Sappiamo che le prime tre persone sono uguali e quindi io sia, tu sia, lui, lei sia. Sappiamo anche che la prima persona plurale è uguale all'indicativo presente, quindi noi siamo. Mancano le ultime due persone, che voi siate e che loro siano. Esempi. Sembra che tu sia molto stanca. Spero che siate felici insieme. Credo che Luisa e Paola siano al mercato. Passiamo all'ausiliare avere. Nel dialogo abbiamo detto credi che lei abbia un altro? E quindi abbiamo la terza persona del verbo avere al congiuntivo presente, che lui, lei abbia. Le prime tre persone sono uguali, quindi io abbia, tu abbia, lui abbia. La prima persona plurale è uguale al presente indicativo, noi abbiamo. E le ultime due persone? Prova a indovinare la coniugazione. Che voi abbiate e che loro abbiano. Esempi. Non credo che i miei abbiano voglia di partire. Con i miei intendo i miei genitori. Penso che abbiate ragione.
Bisogna che abbiamo pazienza. È normale che tu abbia paura. Il congiuntivo è terrificante. Pensi che io abbia la febbre? Bene, in questa lezione abbiamo visto la formazione del congiuntivo presente attraverso un dialogo creato da me e Giulia. Spero che la lezione sia stata chiara, che sia stato un buon ripasso per te se già conoscevi il congiuntivo presente. Ti ricordo che sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano troverai, insieme al video, un PDF con la spiegazione teorica del congiuntivo presente, tanti esempi e anche degli esercizi aggiuntivi. Grazie per la tua compagnia e tocca a te. Scrivi pure delle frasi qui sotto usando il congiuntivo presente. A presto!